Che spettacolo! Oh ragazzi. yes, Oh yes! non c'è Ciao. inizio migliore che quello di sentire Enrico che suona. Capiamoci chiaro. Esatto, C'ha esatto, un ragazzi. tocco quest'uomo che... Benvenuti a tutti. Ma in realtà stavo provando anche una cosa nuova che ho deciso di farla un po' all'ultimo momento, quindi sì, vabbè, insomma. Edi, scusa Sì, se ti Sì. sposti leggermente così ti inquadri, se vedi tu. Sì. Ecco, bravissimo, perfettissimo. Ok, che siamo in tre e quindi abbiamo Ok. necessità di Sì, abbiamo certo. gli spazi gli stretti. spazi stretti, esatto. Allora, oggi la mia No, guarda, fotocamera facciamo... decide di inquadrare quello che vuole. Allora, bene, benvenuti a tutti, benvenuti sui nostri canali. Oggi, come avete potuto vedere, c'è Enrico Santacaterina, che oltre a essere un grandissimo amico è un chitarrista pazzesco, produttore, arrangiatore, insomma, una persona che con la musica ci vive da praticamente 30 anni, 40 anni. È E, dall'81 che lo faccio di mestiere, diciamo. praticamente avevo 2 anni quando tu hai iniziato a fare questo mestiere, quindi da tanto tempo. Sì. Oggi abbiamo Enrico ospite qui perché lui è un esperto utilizzatore di Zoom e anche endorser di Zoom e diciamo è la persona Chi meglio giusta di per lui? esatto, per poter commentare questo unboxing. In realtà non è un unboxing perché sono state già unboxate, però lui Lo secondo facciamo me- finto, dai, Sì, sì. lo Vabbè, più che simuliamo. altro facciamo vedere un pochettino le caratteristiche di ogni prodotto e poi andiamo a bombazzo andare a vedere un pochettino le singole caratteristiche con una slide, parleremo un pochettino, chiederemo commenti, domande insomma, ai nostri telespettatori, ai nostri followers, e insomma Ma sì, vedremo, andremo avanti. anche perché stiamo trasmettendo, vi ricordiamo, su entrambi i canali YouTube, quello mio, Rodolfo Capoderosa, e quello di Leonardo Toro, e anche su Instagram. Mi raccomando, per quelli che sono su Instagram, noi non riusciamo a vedere i vostri commenti, quindi trasferitevi su YouTube, trovate il link nella biografia di Leo, vero? No? Sì. Sì. Ok, trovate il link nella biografia di Leo, quindi venite su YouTube se volete lasciare commenti, fare domande ad Enrico, ovviamente, domande sul prodotto. E se venite su YouTube, tra l'altro, vedete e sentite anche meglio, quindi vi consigliamo vivamente di venire qui. Iscrivetevi già che venite sui nostri canali e direi Reciproci di tutti e tre. che reciproci Anche- tutti e tre. Sì, anch'io credo di essere, perché il mio socialismo non è proprio così ancora da esperto, però anche nel mio, quello che hai detto prima, Canale Sì, sì, YouTube, non Facebook, Instagram. non YouTube, Instagram. Instagram. Esatto. C'è anche nel mio Instagram quel link per venire Faremo di un qua, corso, volendo. Enrico, su Perfetto. sui social per te, faremo un corso perché devi spingere sui social adesso, eh? Va Sì. bene, va bene. Dai, bene. Spingo così, capito? No, Esatto. non spingo. Allora, oggi parleremo di Zoom G6 e Zoom G2X4, due Quindi prodotti. attualmente diciamo i due estremi come pedaliere, la Esatto. più piccolina e Ok. la più completa. Che mi sono stati forniti gentilmente da Mogar, quindi ringrazio come sempre Stefano che mi permette di fare questi contenuti. Numero e uno permette- indiscusso. numero Sì, uno, sì. quindi voglio andare subito a bombazza con le domande, lasciamo i convenevoli, anzi salutiamo un pochettino gli amici prima. Dai, Ok, Ok. c'è Pietro fatti sotto. Grande Amoretti, Pietro. che ci sarà fra 15 giorni qua con noi, poi lo diremo Ah, alla fine. mitico, ciao Pietro. Vincenza Meglio, la Nostri mia amici compagna che di mi sta Discord. guardando Ciao, Fanny. sicuramente sulla TV. Bene, dai. Allora, Enrico, ho una domanda per te, una domanda simpatica, ok? Mhm. Vorrei capire come mai tu hai scelto di utilizzare dei prodotti come la G6 e la G2X, che sono considerati prodotti di fascia media, insomma, sono dei prodotti comunque accessibili come costo. Mi pare la G2X4 costa intorno ai 199 euro e la G6 259, insomma, quindi fascia proprio abbastanza economica. Come mai Poco tu più che utilizzi entry questi esatto, come mai tu utilizzi questi prodotti e non usi prodotti di fascia
altissima, visto che fai tour in giro per il mondo. Come mai hai scelto di utilizzare questi prodotti? E quali sono le caratteristiche che per te sono delle caratteristiche base che una macchina deve avere per permetterti di fare questo lavoro in giro per il mondo? Ok, allora, da tantissimi anni ormai, da quando io ho iniziato praticamente a fare il dimostratore, che endorser ancora era un termine, ma il dimostratore per alcune aziende, io ero già un utilizzatore di Zoom in precedenza, e poi vi spiego perché, ma fondamentalmente ho sempre cercato di concentrarmi, di dedicarmi a prodotti, a marchi che, se scelti con una certa cura, purché fossero relativamente economici, fossero accessibili a tutti questi prodotti, che se scelti con una certa cura potessero rendere comunque il suono che avevo in mente, un suono comunque adatto alla qualità che il mio lavoro richiede, insomma. Quindi un suono, chiamiamolo professionale per capirci su cosa stiamo dicendo. E quindi la scelta poi degli strumenti è proprio derivata da queste due motivazioni: devono essere relativamente economici, accessibili a più o meno a tutti, e nello stesso tempo, se scelti con cura e abbinati soprattutto con cura, devono poter avere le caratteristiche di timbro e di gestione che si adattino, che siano insomma indispensabili per il mio lavoro. Con Zoom la storia è molto lunga, cioè parte addirittura dalla fine degli anni 70, quando loro hanno fatto il primo, si chiamava 9002, era uno scatolino piccolino, portatile, si attaccava alla cinghia della chitarra oppure alla cinghia anche dei pantaloni, ed era fondamentalmente un processore multi-effetti, aveva dentro sia il distorsore, l'overdrive, gli echi, il delay, il chorus, il reverbero, ed è stato forse uno dei primi ad avere il concetto del multi-effetto in un unico apparecchio. Se no, normalmente chiaramente c'erano già i vari pedali, ognuno aveva il suo scopo, il suo ragion d'essere. Però ecco, la Zoom è stata tra le prime a sviluppare il concetto di processore multi-effetto. Ok. Naturalmente all'epoca non c'erano ancora le simulazioni degli amplificatori, quindi adesso siamo nelle pedaliere recenti, Chiaro. diciamo negli ultimi anni è stato inserito questa simulazione anche degli ampli e delle casse, poi successivamente addirittura anche con l'utilizzo delle IR, quindi con la possibilità di replicare il suono di casse di amplificatori veri, insomma. Anche il tuo stesso amplificatore vero, volendolo, si può tradurre in un modo che dentro la pedaliera poi legga il suono della tua cassa. Ok. In questo caso Ottimo. Rodolfo è molto più esperto di me, perché io in realtà uso quelli di Giacomo Pasquali, e ma in realtà ho chiamato uno pratico e ho detto: senti, io avrei l'ampli con i due con i greenback, Ok. Me lo fai in realtà uguale. direi, esatto, visto che tu quello, e Henry, poi hai attraversato tutte le epoche, cioè dagli amplificatori valvolari e pedalini quando non c'era nient'altro, ai rack, e adesso sei buttato nel digitale, insomma, con grandissimi risultati, quindi direi che non c'è nessuno che ha più esperienza di te, direi. ma allora diciamo che in questa cosa specifica poi ho avuto la costanza e anche la fortuna e la costanza di seguire il marchio Zoom, quindi con tutta l'evoluzione delle varie forme di pedaliere, anche la G7, la GX, insomma i vecchi modelli eccetera, quindi addirittura ho dei cimeli rack Che 9150, meraviglia. insomma, poi io sono uno che si affeziona, le tengo le cose, non sono mai stato di quelli che poi se le rivendono, hai capito? Abbiamo lo stesso problema, mi sa. Non mi sembra neanche troppo serio come Ma direi rapporto. che io questo problema non ce l'ho, perché il mio sfondo è vuoto, il vostro invece è pieno, quindi evidentemente Non è vero, tu hai tutto nascosto sotto il desk. devo ancora sistemare, poi quando sarà sistemato magari metto in mostra un po' di roba. Quindi Henry, poi ma invece in senso pratico gli strumenti, in questo caso appunto le pedaliere della Zoom, scelgo sia il modello di pedaliera e sia
diciamo, il modo in cui ottenere determinate sonorità in funzione del lavoro che devo andare a fare. Ti faccio un esempio semplice: in tour con Riccardo Fogli io suono fondamentalmente il basso principalmente per tutto il concerto, e però faccio alcuni pezzi con la chitarra. Naturalmente i pezzi con la chitarra, la mia chitarra è piuttosto in evidenza, perché la prendo apposta, cioè me la fanno fare apposta perché sia messa in evidenza le parti di chitarra, non tanto me come chitarrista, ma proprio le parti che devo fare. Anche l'immagine Quindi, vuole la sua parte. Certo. fondamentalmente io cosa ho fatto? Ho fatto con la stessa pedaliera, e l'ho replicata in tutti i vari modelli che ho avuto negli ultimi più o meno 10, 14, 15 anni che sono con Riccardo. Uso un modello di amplificatore che fondamentalmente è il Fender Bassman, la simulazione del Fender Bassman per il basso, quindi con un suono sia un po' vintage, ma nello stesso tempo non troppo gonfio, perché per esigenze proprio dello spettacolo di Riccardo non abbiamo bisogno del basso troppo ciccione, serve un basso più canterino alla Paul McCartney, per capirci. E quando invece passo alla chitarra i suoni sono tipicamente rock, quasi alla AC/DC, voglio dire, quindi molto marshallosi, JCM 800, quel tipo di bell'attacco, Quello quel misto veloce. fra crunch e lead, diciamo, che poi io gestisco anche molto col volume della chitarra, e fondamentalmente lì ho lo stesso suono a due livelli, e con il livello più alto, quello per i soli, con un po' più gain e un po' più delay. Per fare questo lavoro, qualsiasi modello più o meno di Zoom da 15 anni a questa parte, da quando hanno introdotto la simulazione degli amplificatori, per me va bene. Quindi io, così, un po' per sfizio, ma anche per fare proprio dei test e poter poi dare delle informazioni di ritorno all'azienda, le ho provate tutte, cioè guarda, vi faccio vedere al volo, questo è mitico perché c'è stato anche un video che è diventato famoso, sto pedalino, perché Uno, col no? G1 Fur, Esatto. praticamente vedi che ho messo questi fluo, ce ne sono in diversi, in tutte quelle piccole, se no le perdo nel palco, poi non so più dove sono, almeno ho un riferimento che le vedo luccicare, capito? Questa ha fatto un paio di volte il giro del mondo, per dire, e questa per esempio, una delle cose per cui ho scelto questo è perché funziona anche a pile. Quindi metti che ti capita che si rovina l'alimentatore, sei in un posto che la corrente è strana, bla bla bla, funziona a pile, io mi attacco, vado in diretta Ma domandina, senza fra... amplificatore e sono a posto. Con il mio Ok. trio invece, tienti la domanda che ti concludo questo discorso, con il mio Ce ne trio sono tante invece, domande, Harry, dove uso l'amplificatore vero, quindi uso i miei Laney, ho replicato la pedaliera dei pedalini, cioè la pedaliera con i pedali veri, quindi fondamentalmente wah-wah, compressore, un primo stadio di gain che di solito è il Blues Driver o l'ODR1 della Nobles. Poi ho un secondo stadio di gain che ultimamente invece sto usando come pedale, in cui schiaccio quello e diventa il suono solista, volume e timbro da solista, che mi consente però, abbassando il volume, di ritornare, anche senza dover schiacciare i bottoni, ritornare a un livello di volume e di pulizia gestito quindi col volume della chitarra. E poi fondamentalmente ho due delay, che poi li sentirete bene in questa puntata, che vi ho preparato proprio un suonino apposta. Ma due delay con e da settaggi lì- diversi oppure Due delay in serie Ah, uno in serie. dentro l'altro, sì. Pensando che E poi vado in all'amplificatore, quindi fondamentalmente l'amplificatore è pulito e tutta la gestione timbrica la faccio dalla pedaliera. Ecco, io mi sono replicato, scegliendo i vari le emulazioni di pedalini che ci sono dentro le Zoom, mi sono replicato non solo il suono, ma anche il modo di ottenerlo, il suono, il posizionamento dei pedali, uguale a quello della pedaliera vera.
Sto pensando che Enrico si è fatto fuori in 7 minuti, tipo 15 domande che avevo preparato. Ma se tu me le rifai io te la ridico, cioè, non- Meglio con così questa direi. con questa super introduzione. Va bene, No, allora, vai, domandina vai. che volevo fare ad Sì, sì, Enrico, sì. ma G6 e G2, cioè sono un po' come, non lo so, Helix e Helix Stomp, quindi versione grande e versione piccola, oppure sono due prodotti diversi con simulazioni diverse, effetti diversi? Giusto per chiarirlo, non lo so nemmeno io, ma per chiarirlo un po' per tutti. Allora, tutte e due le risposte, nel senso che evidentemente la G2 è l'ultima nata ed è la prima di una nuova visione, di una nuova interpretazione della filosofia che Zoom ha portato avanti negli ultimi anni, dalla G3, la G5, la G11 che è una bellissima pedaliera, è ancora la mia comunque favorita finora, la G6 e così via. Fondamentalmente per chi conosce già Zoom ti ritrovi abbastanza a casa perché i nomi per esempio delle emulazioni dei pedali e degli amplificatori e anche le grafiche corrispondono, quindi è abbastanza Ok, intuitiva ottimo. per chi conosce già Zoom. Voglio dire, passare dalla G3 alla G6 o alla G2 è abbastanza immediato. Il timbro è abbastanza diverso perché c'è una componente che è completamente nuova, che secondo me è proprio come loro hanno fatto la cattura dei suoni delle AR. Per esempio la G2 ha la cassa, ogni amplificatore ha già abbinata la sua cassa. Ok. Mm? Che per certi aspetti potrebbe sembrare un limite, perché dici no, io preferivo poter cambiare le casse e mettere quello Ah, che quindi volevo non io. si può cambiare, perfetto. No, No. però in realtà è un vantaggio per chi non ha tanta esperienza, perché naturalmente si ritrova con la migliore combinazione fra quella testata e quella cassa, e soprattutto hanno cominciato ad usare le IR dinamiche, Le che Leo multilayer, sì. ci può spiegare Eh sì, meglio di perché cosa si tratta. in realtà più In controlli questo a volte modello. vuol dire più problemi, Sì, ma la diciamo maggior parte delle hanno volte. Bisogna considerare che questi prodotti, proprio anche per la fascia di prezzo in cui si collocano, sono destinati, cioè, diciamo, c'è l'attenzione principale a ragazzi che magari hanno cominciato da poco, non hanno grossi budget da investire nella loro strumentazione, e quindi anche l'approccio dal punto di vista di utilizzo è abbastanza semplificato, diciamo, rispetto a magari a altri prodotti che hanno un sacco di opzioni, di cose in più, che però determinano anche che devi sapere dove stai andando a mettere le mani, altrimenti rischi di far casino. È piuttosto facile, che far Certo, bene. perché se no va a finire che metti tipo una testata Fender con una cassa ai watt e fai cose strane, cioè, magari puoi sperimentare, però se non sei, che non hai abbastanza esperienza, che non hai mai avuto determinati prodotti, puoi andare a fare un po' di danni e non ottenere quel risultato che invece puoi ottenere con una cassa che è stata pensata dal produttore in quello specifico momento. Sì, Diciamo, poi c'è proprio... scusami Enrico, l'unica critica che ho da fare a Zoom, e questo già ho dato anche il mio feedback da questo punto di vista, è che ancora non, diciamo, la piattaforma o comunque l'ecosistema non si è evoluto affinché la pedaliera grande abbia tutte le varie funzionalità, quella piccola abbia un subset di queste funzionalità, e che quindi ti permette di passare dalla pedaliera grande alla pedaliera piccola mantenendo la stessa filosofia, cioè nel senso gli stessi menu, cioè in maniera ridotta, un po' come succede con Helix e diciamo l'Helix La Flor, la Helix LT e come si chiama, l'HX Stomp. Sostanzialmente è lo stesso prodotto identico, stessi nomi, stesse impostazioni, con funzionalità ridotte, in maniera tale che tu puoi addirittura caricare le stesse identiche patch dalla ammiraglia a quella più piccola, mantenendo le stesse impostazioni, ovviamente riducendo il Dicendo numero dei blocchi
che puoi andare a... secondo me questa è una cosa che ancora manca nella visione, però guarda, so giapponesi, sono un pochettino non sono così particolari. dentro, non sono così dentro a questo tipo di informazioni, per cui non ho idea se ci sia un problema oggettivamente di tipo tecnico, no, gestione della memoria, invece che non ho idea, ti direi una stupidaggine. Quello che ti posso dire però è che in realtà, sapendo come creare il tuo suono, io riesco sempre a replicarlo nei vari modelli. Per esempio, prima che uscisse, quando era uscita la G11, prima che uscisse la G6, avevo messo a disposizione nel server disco di Music Off un paio di patch con il timbro che io stavo usando in quel periodo nelle dirette. Siccome molti mi dicevano ammazza che bello che suona, ma com'è? Allora l'ho messo a disposizione nelle tre principali pedaliere che c'erano in quel momento, G3, G5 e G11. Allora, visto che questa Quindi, cosa è molto interessante, in quel caso era proprio speculare, perché il tipo anche di, specialmente G3 e G5, hanno i convertitori che sono simili, per cui il suono era proprio uguale, identico fondamentalmente. quindi tu Se adesso volete- hai un suono simile sia su G6 che su G2 da farci sentire, vero? Io sì, proprio Perfetto. per fare un esempio pratico, ho cercato di replicare non solo un suono iconico come quello di Andy Timmons, uno dei suoni di Andy Timmons, diciamo. Niente di che, Cazzarola, una direi. cosetta così. Sì, no, ma anche per far più che altro avere proprio la percezione che, sapendo lui come lo fa e cercando di usare gli stessi ingredienti, la ricetta magari non viene fuori uguale, identica, ma viene fuori comunque quel tipo di... È un po' come con il cibo, capito? Se devi fare la carbonara sai che ci va questo più quello, poi la pasta Mai la la puoi fare- panna però, mai No, la no. panna nella carbonara. la puoi fare un po' più al dente, un po' più al dente, o meno al dente, puoi fare le fettuccine invece che, per esempio, a me piacciono i rigatoni, quindi ecco, capito? Però ecco, in Il questo nostro amico caso Gaspare, il nostro amico Gaspare ci dice Ciao, Gaspare. "On déjà vu", ciao Gaspare. certo, perché l'altra sera stavamo montando un video fighissimo che ha girato lui di un progetto sulle musiche acustico, sulle musiche di Clapton, che stiamo preparando. Meraviglia. E intanto saluto i ragazzi se ci stanno seguendo, è bellissimo. E quindi eravamo a casa sua a preparare il montaggio di questo video, e lui mi ha tirato fuori la sua G3 dicendo, lui ha un'altra pedaliera bellissima, di quelle super professional, e mi dice guarda, ho comprato la G3 perché l'avevo sentita suonare da te, ma io non riesco mai a fare i suoni belli, e io gli ho fatto il suono senza sentire, cioè gli ho detto attaccamela un attimo, e gli ho fatto il suono così al volo, e quindi ecco, insomma, quelli lì sono- il Beethoven delle pedaliere Zoom, sei. E com'era questo suono, Gaspare? Scrivicelo in una parola però. Allora, in sentiamo, pratica- sentiamo questi suonetti, esatto. Sì, volevo dirvi che adesso quello che sentiremo, i due suoni non sono uguali, identici, cioè si sente Scusate la se, differenza. se mi intrometto, non vorrei rompere questo flusso, ma siccome magari qualcuno ancora non l'ha vista, perché non le facciamo aprire a Leonardo? Perché non me lo dici le- prima che mi devo te preparare. lo- Aspetta, infatti, scusa. ok, aspetta. Le facciamo vedere, così capiamo di che stiamo sì, parlando, dai, certo. così vediamo G2 e G3 e sappiamo con cosa stai facendo un suono e con cosa stai facendo l'altro. Allora, questa è la G2X Core, è praticamente piccolissima in effetti, cioè è proprio, Sì, no, proprio una bella pedalierina da tenere sempre nella Santi. custodia della chitarra. insomma. Girala sottosopra, no, nel senso che, no, non così, allora 360 gradi, insomma, eccolo là, bravo, Ah, così, grazie, vediamo, ecco. così noi la vediamo dritta. Effettivamente hai anche tu ragione. Ok, quindi Tre questa- Allora, Switch, praticamente la cosa che hanno inserito come novità, a parte un sacco di altre robe, ma una cosa che è abbastanza intelligente, è che il pedale che vedete con la scritta Zoom
è un pedale come nelle altre pedaliere assegnabile, però è un pedale che nel momento in cui non sta funzionando per quella funzione a cui è stato dedicato, diventa pedale del volume. Ah, ok. Ok. È Ah, molto quindi di automaticamente. default. È un'altra Sì. facilità questa qua. un'altra Questa è una facilità. cosa intelligente, perché normalmente invece il pedale viene assegnato a una funzione e quindi poi tu la puoi accendere o spegnere. Facciamo finita il wah-wah, tu accendi il wah-wah e quando invece il wah-wah non lo stai usando, quel pedale non serve a niente. Pedale di volume pre o post gain? E post. Post, ottimo. Non so se sia, ma adesso mi hai fatto venire una interessante domanda che dovrò fare a quello lì che se ne intende di Zoom, che fa sempre le dirette che parla di Zoom, perché non so se sia assegnabile il posizionamento prima o dopo. puoi Adesso non spostare. posso guardare al volo, ma può darsi anche che si possa spostare. Dopo lo guardiamo. Vediamo Perché adesso. effettivamente avrebbe senso, perché pre c'è già il volume della chitarra, quindi avere il volume Sì, post lui di base sicuramente è complementare. Però la Ok. cosa interessante appunto è che il pedale già di suo è doppia funzione, automatica. Bellissimo. Quindi io ce l'ho impostato per esempio come wah-wah, che è il primo pedale anche della mia pedaliera analogica, ed è interessante appunto quando lo togli. Naturalmente quando lo togli lui va automaticamente al massimo, perché se no magari tu ti fermi, capito, col volume basso, però appena lo tocchi si posiziona dove in realtà lo stai mettendo. Questa È è molto decisamente- intelligente come Questa è gestione. decisamente più grande, devo dire. Molto più grande. Allora, Sì. vediamo. Questa è decisamente più grande. Però nemmeno tantissimo più grande in Nel realtà. senso è più grande. Sì, chiaramente, ovviamente è più no? grande. Non è una Helix Floor, è più grande, però avendo quella sul tavolo, diciamo questa qua. Ok, oramai abbiamo capito il meccanismo. Piccolina. Aspetta che riprendo anche l'altra. Giusto per vedere la differenza in termini di grandezza, insomma, è più Sì, sì, Girala un po'. decisamente. Esatto. così. Ecco qua. Questa è la figlia praticamente. Sì, sono tenere insieme. Sì, diciamo. sì, sì, Allora, sì, sì. chiaramente, sempre tornando al discorso di prima, perché scelgo una invece che l'altra, fai conto che io questa sera devo andare a suonare in centro a Padova, a Radio City, quindi vado in macchina, posso tranquillamente portarmi la G6, la metto in borsa e siamo a posto. Se dovessi andare a suonare all'estero, in Kazakistan, in America o dovunque vado in aereo, molto probabilmente porto la G2, perché mi occupa molto meno spazio, addirittura ci sta anche nella custodia della chitarra. Ok? Considera Sì. che io per esempio molto spesso ho usato l'MS50, quello proprio pedalino. E multistomp. Che ho comprato grazie a te, Harry, che poi ne parliamo. Molto Quindi spesso è una questi questione proprio anche di utilizzo, no? Di a che cosa serve e dove mi serve. molto spesso i prodotti Zoom vengono un po' bistrattati, devo dire, non dai musicisti. Stranamente i musicisti invece li apprezzano, perché specialmente il multistomp è stata proprio, non dico una rivoluzione perché è eccessivo, però è un coltellino svizzero che ti puoi portare ovunque. Effetti eccezionali, effetti Zoom storicamente sono meravigliosi, te lo porti, ti fai una clinic, una masterclass, le lezioni, ci vai in vacanza, potentissime, bellissime, obiettivamente. Ma Guarda, non io ho so. un aneddoto. Vai. No, vai, Harry, ci mancherebbe, tanto io devo dire Ho una un delle mie aneddoto solite storie. veloce. Io stavo facendo un concerto con Claudio Bertolini, il bluesman, e quindi avevo pensato quella sera di suonare con la chitarra direttamente nell'amplificatore. E l'amplificatore mi era appena arrivato il nuovo Laney Super Cab 12.
quindi non avevo ancora fatto il rodaggio, diciamo, vero e proprio. Però ho detto no, voglio provare questo, lo uso già, eccetera. E mi ero portato il CDR70, proprio quello che ha preso poi anche Rodolfo, come delay. Quindi l'avevo portato non tanto come multi-effetto, come processore, come simulatore di amplificatore, ma semplicemente come delay nel send to return dell'amplificatore. Facciamo il soundcheck, funziona tutto perfettamente, suono ottimale. Andiamo a cena, torniamo per il concerto, appena saliamo mi rendo conto che c'è qualcosa che non va e l'amplificatore si era evidentemente o surriscaldato qualche componente o comunque adesso non mi ricordo poi nello specifico il problema è stato risolto prontamente da Mogar, ma io stava cominciando il concerto, eravamo proprio sul palco che stavamo partendo e non avevo non avevo praticamente suono, al che siccome io ho la versione, diciamo che io ho un po' pistolato con il mio CDR70 e quindi sono riuscito a caricarci anche le simulazioni di amplificatori come se fosse il multistomp. Anche io l'ho fatto, ma me l'ha detto lui, me l'ha detto lui, io non c'entro. Come se fosse l'MS50, cioè quello grigio invece di quello azzurro. Praticamente io semplicemente ho tolto i cavi dal send return, ho attaccato la chitarra direttamente nel pedale, ho attaccato con l'adattatore il cavo che avevo messo nel microfono davanti all'ampli all'uscita del pedale, ho messo la mia simulazione di Marshall, gain e volume da solista e ciao, arrivederci a tutti. Mi sono fatto mettere un po' di chitarra nel monitor e ho fatto tutto il concerto così, gestendo tutto col volume della chitarra. Super vecchia maniera, super classico il suono. Bellissimo. Tutti quanti mi hanno fatto i complimenti e nessuno praticamente si era accorto che io ero senza amplificatore. Quindi molto spesso uno prende un pedalino che poi lo usi a fare magari solo il delay o il vibrato che è bellissimo, ha degli effetti pazzeschi dentro, e però quella volta che rimani in difficoltà ti risolve perché hai dentro anche la simulazione di amplificatore. Io in tutte le mie cose di Zoom ho dentro un setup di base che mi consenta di suonare in qualsiasi concerto debba fare. Ottimo. All'ultimo poi scusami, no, volevo solo dire giusto per Vai Rodolfo. Rodolfo, era semplicemente una considerazione sul fatto che Vince Carpentieri ha replicato alcuni pezzi del suo disco che ha fatto, diciamo, parecchi anni fa con attrezzatura esagerata. Ha suonato all'ultimo SHG col multistomp. E devo dire che suonava da paura. Cioè, voglio dire, con una roba che costa 120 euro, 110 euro, ecco. Sì, ma quello che volevo dire è che io, per esempio, oltre al fatto di utilizzarlo da solo, diciamo, proprio gli effetti che ha sopra, obiettivamente, non so se sia questione di convertitori, anche di qualità dei convertitori, o proprio di come sono concepiti gli effetti, sono meglio di molte altre cose anche più costose a volte. Io, per esempio, mi è capitato spesso con diversi riverberi digitali che non appena li accendi il volume cala di botto. Sullo Zoom no. Infatti io tra l'altro l'ho sostituito nella mia pedaliera, sia in bypass che attivo il volume rimane uguale, non si mangia segnale. E tra l'altro mi ha sostituito due pedali, mi ha creato un altro spazio nella pedaliera, quindi anche a livello qualitativo, per ricollegarmi a quello che diceva prima Leo, che magari essendo poco costosi magari non sono visti bene alle volte i prodotti Zoom, però in realtà hanno una qualità decisamente professionale. C'è, come si chiama, come si dice misconception in italiano? L'idea sbagliata, la credenza sbagliata. Esatto, che siccome sono economici allora valgono poco. E questo purtroppo è un po' una cosa in negativo che ha Zoom, e un po' onestamente anche legata al fatto che per molti anni le patch che arrivavano fornite dalla casa, i suoni che arrivavano forniti dalla casa non è che fossero proprio che fossero così esaltanti, per cui
molti che provavano così al volo sentivano questi suoni tutti un po' zanzarosi, diciamo, specialmente i suoni lead, e quindi questo e il fatto che siano strumenti che appunto costano relativamente poco hanno fatto creare un po' forse un'idea sicuramente non obiettiva, e comunque vale il discorso che secondo me vale con tutte le apparecchiature, che bisogna, diciamo, conoscere quello che utilizzi. Cioè è inutile comprarsi una roba e fermarsi alle prime i 10 suoni, e se c'è qualcosa che ti piace allora vuol dire che è una pedaliera buona, altrimenti no, non è una pedaliera buona. Se abbiamo imparato qualcosa è quello di non guardare mai i preset. Sì. C'è una domanda di Vince: si possono caricare le IAR? Nella G6 sì, nella G2 no. Ok. Guarderei un attimino la slide riassuntiva, se vi va, così andiamo a confrontare un attimino le caratteristiche. Allora abbiamo allora, per quanto riguarda questa parte, cioè i blocchi foot switch e lo schermo, è abbastanza evidente che la G6 è superiore, come dicevamo prima. Allora la macchina può mettere 9 effetti contemporanei, ha 6 foot switch più il pedale di espressione, ok? Rispetto alla G2X4 che ha 6 effetti, 3 foot switch e expression pedal. Lo schermo della G6 è anche più grande e touchscreen. Allora, Vai, no, dicevo che in realtà sì. Qui c'è una piccola cosa da correggere rispetto a quello che è scritto, perché dal punto di vista dell'utilizzo come pedalini, la G6 ha 4 bottoni. Ok. Perché c'è quello gli altri due bottoni sono bottoni di funzione che puoi gestire con i piedi. È una cosa interessante perché è molto immediata anche per fare le cose al volo, e anche e soprattutto perché usa per esempio looper, capito? È molto, dal punto di vista ergonomico, si dice anche per i piedi, ok? Comunque dal punto di vista della li possiamo vedere questi foot pratica, switch. però i suoni, diciamo, i bottoni per cambiare i suoni sono 3 nella G2 e 4 nella G6. Ok, no, io ho preso dai loro datasheet. Sì, è per quello che dicevo, c'era una correzione da fare, perché allora nella G2 per la stessa ragione i bottoni sono 4, sono 3 per cambiare i suoni e 1 per entrare nelle funzioni, capito? Cambiare tra patch e pedalini, per esempio, queste cose qua. Ok, quindi stavamo dicendo... Le istruzioni le hanno scritte 2 persone diverse che danno un'interpretazione diversa a bottoni. Che fine ha fatto? Eccola qua. Scusami, non volevo interrompere. No, ma ci mancherebbe, le informazioni le dobbiamo dare giuste, non è che sbagliano loro, sbagliamo anche noi, quindi... stavo dicendo, quindi lo schermo chiaramente più grande sulla G6, lo schermo è anche touchscreen, quindi già è, diciamo, più avanzato. Sul discorso, scusate, non solo touchscreen, ma scorre anche lateralmente, per cui in realtà formalmente è come se la finestra di software, diciamo, è come se il monitor fosse molto più lungo. Certo, perché tu scorri col dito e quindi ok, più. Ma giusto per fare un attimino un commento su questa cosa, pensate che 9 blocchi contemporanei o 6 blocchi contemporanei siano un sacrificio, oppure sono sufficienti? Ovviamente ognuno poi ha le proprie esigenze e in base al genere, quello che fai, con chi suoni, eccetera eccetera, ma cosa ne pensate? È limitativo oppure no? In trasparenza, cioè ragazzi, non... Risponde Enrico prima, ovviamente. Allora, oppure faccio io una domanda, perché in realtà va bene. Sulle pedaliere diciamo che si può lavorare o con i preset o con le scene. Io adesso non so se sulla Zoom si possono fare delle scene o degli screenshot, come si chiamano. Si possono fare, ovviamente. Certamente. Quindi se è così, nel caso
di lavorare con dei preset, quindi più preset, ovviamente 6 blocchi non sono affatto pochi, però si lavora con le scene, magari sì, avere nello stesso preset solo 6 blocchi può essere limitante a volte, almeno per la mia esperienza, poi... Ok. Tu ovviamente la tua esperienza live, chiaramente, giusto? Cioè nel senso... Ma sì, cioè, sì, di preparazione di più cose diverse. Allora, magari io tendo a fare dei preset un preset solo con tutti i blocchi che mi servono e poi creo le scene attivando e disattivando i blocchi che mi servono per fare i vari suoni, e ce ne sono Ok. veramente parecchi Allora, vedi, blocchi. questo sistema, diciamo, che naturalmente si fa anche sulla Zoom ed è anche un po' il sistema che uso io. Allora, diciamo che la quantità di effetti che tu puoi mettere, il limite è, per fare il suono che io ho in mente, quanti effetti devo mettere insieme perché venga fuori quel suono là. Ok? Quindi poi tu questo suono ideale lo memorizzi in una posizione di memoria che nella Zoom si chiamano patch. Ok? Quindi poi tu puoi lavorare aprendo la patch e di conseguenza i bottoni ti diventano acceso e spento di pedali che tu scegli di Quindi assegnare in a quel modalità bottone. stomp, per intenderci, giusto? Esattamente. Ok. Oppure tu puoi lavorare tutto in modalità patch, quindi cambiando suoni, passando da una patch all'altra. Se tu hai bisogno di 3 suoni che per la loro completezza hanno bisogno di ognuno di 6 pedali diversi, chiaramente non li potresti fare in un'unica patch e dovresti fare un sacco di ballo tip tap Di tip per tap, poter il cambiare tip suoni e tap. tutto quanto, mentre invece così richiami quella patch con quel determinato suono. Fa conto che Roby Facini, il mio collega chitarrista storico di Fogli, che anche lui usa Zoom, suona con questo sistema. Lui ha delle patch, si è fatto le patch per i suoni di base che gli servono ad adattare per adattarsi a tutti i brani del repertorio. Addirittura c'è stato un periodo che per alcuni brani aveva le patch per gestire quel particolare brano. Quindi il suono, diciamo, per l'intro, il suono per la strofa, il suono per il ritornello e il suono per l'assolo. 4 patch per gestire i suoni che servivano in un'unica canzone. Quindi è molto versatile e dipende veramente da quello che devi farci e dal modo di utilizzarla. Nel mio caso invece, per esempio, cerco sempre di replicare le pedaliere che ho nel mondo analogico. Quindi se devo usare la G2, che so che ha meno slot, meno quantità di pedali, cerco di ottenere il risultato con pochi pedali, cioè come se avessi, per dirti, Una vediamo mini se senza pedaliera far con 4 danni, pedali così. no? Questa che è la mia pedaliera di base è questa, solo questi 3, che sono fondamentalmente compressore, che mi serve per fare compressore, ma più che altro boost. È il primo pedale, la chitarra entra di qua. Sì. L'ODR1, mio overdrive figherrimo, Preferito. che serve per fare il suono drive d'accompagnamento, col volume d'accompagnamento. Quindi il volume da acceso e spento di questo è molto simile, è appena un po' di più il volume drive. Se con questo suono attacco il compressore, mi va su di livello e di gain e diventa volume da solista, gain da solista. Se invece devo passare al volo in un suono diverso, più rock, attivo il governor di Marshall e sono a posto. Tutta questa roba qui poi alla fine passa per il mitico, lui è proprio lui, lo DR1, quello famoso. Perché? Perché così, a prescindere da che amplificatore mi vado ad attaccare, l'impedenza di uscita dei pedali vede sempre la stessa impedenza di ingresso dello Zoom, che come dicevi tu prima ha un segnale rumore, un rapporto di dinamica segnale rumore buonissimo,
loro sono veramente forti in questo Ora senso. infatti ora lo vediamo, si vede E quindi oltretutto mi stabilizza il modo di funzionare e il rapporto fra i gain dei vari pedali a prescindere da in che amplificatore mi sto attaccando. E questa cosa io la replico anche dentro la pedaliera, per cui chiaramente con la G6 hai più effetti Blocchi. che puoi mettere in catena e di conseguenza se ti serve ne metti di più. Io in molte patch ho dei buchi liberi perché se non mi servivano non li metto. Certo. Sì, quindi dipende molto da come usi tu, cioè da come ti costruisci la Sì. catena e ovviamente di quello che hai bisogno. Certo che ovviamente Harry, tu non fai progressive metal dove magari hai 200.000 oppure hai un gruppo di progressive metal e non lo so. Può essere. No, ma è che lo faccio con i miei amici. Quindi. Di nascosto. Sì. No, ma è evidente, guarda che se ci pensi bene, che componenti ha un suono, un timbro, no? Io parto dall'amplificatore. Prima di tutto scelgo un amplificatore che serva a fare la maggior parte del timbro che mi serve. E poi i pedalini, come nel mondo reale, sono dei colori che tu aggiungi. Ci sono altri musicisti che invece fanno il suono principalmente con i pedalini e di conseguenza cercano un amplificatore che sia più neutro possibile, cioè deve il classico pedal platform, no? E anche Andy Timmons per tanti anni si basava il suono lead sul canale lead del Mesa Boogie e poi ha incominciato invece a utilizzare dei pedali di drive fatti apposta per fare il suo suono ideale e si è reso conto che era più semplice e probabilmente anche più dinamico farlo in quel sistema. Adesso dico Andy Timmons perché insomma ultimamente abbiamo avuto a che fare sia con i corsi e sia insomma è un chitarrista di cui si è parlato molto in questi ultimi tempi, certo. Per cui ecco perché sto parlando di lui, ma sì, non solo lui, insomma. Quindi se io dovessi fare un suono tipicamente heavy metal, intanto userei una chitarra più adatta perché questa chiaramente non è una chitarra direi di no. specifica, ma ne prendo la Phantom e sicuramente partirei da un amplificatore che già di suo abbia quel tipo di caratteristiche dove magari non ho bisogno di mettere un overdrive per fare quel tipo di suono. Cioè certo. La simulazione del diesel per esempio dentro alla Zoom è una di quelle molto bene riuscite, non è un amplificatore che serve a me per fare i suoni che servono a me, ma parlando in senso generale è un ampli che assolutamente gli è proprio riuscito bene e sicuramente un ampli che per fare heavy metal va molto bene, capito? Ecco. Quindi sì. Andrei a vedere un attimino le differenze a livello di effetti, e che poi qua secondo me è il punto dove si gioca un po' tutto. Mentre sulle altre caratteristiche è abbastanza evidente che la G6 è praticamente superiore su tutto, qua c'è il grosso, diciamo, la grossa differenza, però non è detto che sia in favore della G6, perché mentre la G6 ha 22 cab e 70 IR incluse con 100 slot liberi da poter personalizzare, la G2 X4 ha 22 ampli insieme a 22 cabinet che sono insieme, ok, quindi non si possono separare, ma ha le IR dinamiche. Quindi sostanzialmente è un passo in avanti nella concezione proprio dell'AR, un po' più in stile, diciamo, Two Notes, con le Dynamic AR di Two Notes e anche altri produttori che hanno questo tipo di prodotti. Quindi diciamo è leggermente, solo in questo aspetto, un passo avanti. Questo è chiaro, ok? Poi vabbè, G2 X4 79 effetti, G6 139, looper e batteria, perché può fare anche i ritmi, 80 secondi la G2 X4, 2 ore con SD la G6, quindi proprio su altre misure completamente, ritmi sono inclusi, sono gli stessi. Ecco, questo è un punto secondo me da discutere.
convertitori 24 bit con processamento interno a 32 bit, 44.1 kHz, che non è altissimo, però è più che sufficiente. Insomma, ci abbiamo ascoltato musica con i CD per una vita. E rapporto segnale rumore di 122 dB, quindi giusto per fare un confronto, la settimana scorsa abbiamo parlato del Two Notes, che comunque ha una buona dinamica e aveva 101 dB, qua sono 122, quindi siamo su una scala completamente diversa. Probabilmente Sì, questo è il motivo per cui esponenziale poi per cui. quando attacchi il pedale non senti differenza in termini di qualità, quando abbassi il volume della chitarra ti segue. Probabilmente questo è uno dei motivi. Che dici, Harry? Sì, assolutamente sì. Sai, anche c'è da dire che Zoom appunto ha una grandissima e lunghissima esperienza nell'ambito dei processori multi-effetti. E naturalmente la tecnologia digitale di 30 anni fa era decisamente primitiva rispetto a quella di oggi, e quindi gran parte della qualità veniva appunto gestita e sopperita dalla parte invece di circuitazione, anche chiamiamola analogica, no? Certo. Quindi questo è sempre stata una caratteristica comunque comune a tutti più o meno i prodotti di Zoom, di avere questa ottima qualità proprio audio come suono, come cattura proprio del suono. La cosa interessante, adesso ve lo faccio sentire, è quanto reagisce in maniera naturale rispetto al volume della chitarra, che quella per esempio per me è una caratteristica determinante. Ah, ciao Francesco. Ciao Fab. Ciao, Fra. Sono arrivato. Come d'altronde è stato determinante nella scelta dei trasmettitori via radio, che finché non avevano un sistema che mi permettesse di usare il volume della chitarra come se avessi il cavo, io andavo via cavo, ma non perché non mi piacesse il via radio, è perché proprio non era possibile gestire il volume della chitarra con quel tipo di tecnologia di prima. In questo caso sia X5. Sì? Scusami, chiudo un attimino la slide perché c'è l'ultima cosa, Sì. facile. Sulla parte di connessioni, la G6 rispetto alle G2X4 è il send and return, poi ha l'USB. Questa è una cosa che non mi piace tantissimo, però ovviamente la G6 è uscita leggermente prima della G2X, ha diciamo il connettore USB, il micro USB che io odio. Invece la G2X4 ha l'USB-C e tra l'altro la pedaliera può essere alimentata anche dall'USB, quindi non hai bisogno di alimentazioni esterne nel caso in cui la connetti al computer e la vuoi utilizzare come scheda audio, quindi questa è una cosa interessante. Vai Harry. No, niente, volevo farvi sentire un po' di suono, così. Sì, così A parte che abbiamo chiacchierato tanto. Sì. Dimmi Leo. No, dico così sentiamo le differenze tra le due proprio a livello di suono. Allora, vi faccio prima sentire e dopo vi spiego come è fatto, se volete, così, perché sono due suoni relativamente semplici da ottenere. Sì. Harry, quando ci fai sentire i suoni, spegni il microfono se puoi. Allora io farò segno, così è per la 6 e così è per la 2. Perfetto. Così ci capiamo, no? Ok? Sì. E la 6. La 2. La 6 di nuovo.
Basso il volume. A due. Direi che sono assolutamente, secondo me sono similari, devo dire. Forse c'è una Scusatemi, avevo il cavo della cuffia che mi si chiudeva e non sentivo più perché stavo suonando a caso. A un certo punto mi sono accorto che avevo fatto tipo un fa con il mi in mezzo e la non ti schifezza. preoccupare. Sai che No, no, cosa no. era? Però Ma vedi, quando allora- li fai tu sono bellissimi lo stesso. No, ma allora Lo stavo suonando senza sentire. entrambi molto belli, devo dire. Forse uno era leggermente più scuro, quello della G6 era un po' più scuro in termini proprio di suono ma credo che sia una questione di equalizzazione più che di differenza in sé. In realtà No. è, Ok. è la cassa. Ok. A me è sembrato di sentire questa cosa, cioè come se comunque si impastasse meglio il suono della G6, però con gli effetti d'ambiente sotto. Con la G2 sembrava che non uscisse benissimo. È perché c'è qualche differenza di routing che hai fatto, oppure è proprio una questione di come sono regolati gli effetti, oppure non so, altro. Però ovviamente sto No, sempre seguendo allora, alle cuffie in da qui. realtà i suoni sono fatti con lo stesso sistema. Quindi diciamo, la ricetta è la stessa. Quello che cambia naturalmente è principalmente la cassa, che nella G6 è un IR che ho caricato io e invece nella G2 è quella che loro hanno assegnato d'ufficio a quell'amplificatore. L'amplificatore è il Marshall, il GTM 45 in tutte e due Strano. le... Strano, non ti piace? Vero? Secondo me. Fondamentalmente non ve l'ho fatto sentire, ma in queste catene la chitarra entra, c'è come primo pedale vede il wah-wah, poi vede un compressore che io utilizzo per simulare la compressione dell'amplificatore, quindi non è un vero e proprio compressore, aiuta appena un pochettino sul sustain, sulla parte degli acuti per mantenerli un po' più cristallini, però fondamentalmente serve a fare in modo che, a prescindere da che chitarra uso, più o meno spinga nello stesso modo verso l'overdrive, che è lo sweet drive di Zoom, che fondamentalmente è un overdrive che è simile al funzionamento appunto dell'ODR1 o del Blues Driver Cioè, si soprattutto. ispira, Fondamentalmente si ispira a quei due, sì. questo è pulito, cioè Sì. senza solo l'amplificatore con i delay. Sentite che è pulito ma ha un po' di graffio, è proprio tipico del Marshall, di quella simulazione lì. È come se il Marshall fosse bello peso di volume, già da 4 in su comincia il Marshall vero che è... Sei là, quindi lo conosci abbastanza bene. Sì, diciamo che... però è sempre molto... sempre molto intellegibile e Sì. reagisce molto alla chitarra, cioè cambia Sì, proprio drasticamente rispetto alla chitarra, fa sentire la chitarra che tu ci hai attaccato. Questa è un'altra delle caratteristiche che per me è obbligatoria, cioè odio le infatti- cose che tu attacchi e suona tutto uguale. Cioè, no?
perché la differenza tra questa e altre chitarre, io voglio che si senta se ho scelto questa. Quindi, se no quindi ne usi questo una. lo diciamo pure per chi per chi è interessato a questa cosa. Quando lavori e fai un preset, ovviamente non fai i preset ottimizzati per ogni chitarra, ma vuoi che nel mio modo cerco di fare una cosa che mi permetta di suonare, di ottenere quel risultato, però se voglio cambiare io, perché mi piace dare quel tipo di timbro con la Suede invece che con la Viking, invece che con la, hai capito? Cioè se deve essere una roba più single coil, allora uso questa, oppure uso la Suede nuova che ha lo switch per fare single coil, no? Cioè diciamo, parlando in termini normali, se mi serve un certo tipo di suono tipo strato o un altro tipo di suono tipo Les Paul, io per esempio non uso i suoni tipicamente delle Ibanez, quindi più mediosi e più specifici magari per un certo tipo di rock, no? Quelli, a me non piacciono quei suoni, per cui io non li uso, non fanno neanche proprio parte del mio linguaggio, diciamo, capito? Però per dire, questo che è il suono pulito della chitarra dentro l'amplificatore, e l'amplificatore va nei delay, non c'è reverbero qua, ci sono solo 2 delay. Poi io gli metto il drive. Devo dire che il suono è molto bello. Questo è il pick up al manico. Se io cambio e metto l'altro, adesso ti tolgo il microfono, Sempre, questa è la G6 che stiamo ascoltando. Sì, bello. Sì. Allora, questo modo di usarla, io ce l'ho uguale, identico nella G2. Cambierà un po' il suono, ma se voi aspettate pochi secondi e l'orecchio si fa già quell'equilibrio certo. lì, ma il modo di suonare, la risposta della dinamica e il tipo è uguale, identico. Sì. Senti. È lo stesso funzionamento. Sì. Sì. La cosa che noto subito io è che hai sempre gli alti cristallini, cioè il clipping non è sugli alti, cioè è come se avessi gli alti puliti. Non so. In realtà è proprio invece quello il punto. Io questa cosa l'ho presa. Guarda che Pietro dà pure un. Perché ha spipolato per l'analogico, è vero, giustamente. Sì. Sì. Signori, io non voglio rompere quest'idillio, ma siamo a un'ora passata Sì, e credo sì. anche che Enrico ha un impegno perché deve andare a suonare Devo andare a suonare questa sera, ma gli ho già detto che senza di me non incominciano, quindi. Ah, va Senti, bene, a posto, ci aspettano allora. Allora, io diciamo, ho dato adesso una letta a tutte le pre-domande che ci eravamo un attimino scambiati. Vediamo per se abbiamo cercare di mancato capire. qualcosa di Allora, importante. secondo me ne manca una, perché comunque la differenza di qualità del metodo 4 capi, comunque già l'abbiamo discusso per il discorso diciamo dei convertitori. C'è una domanda un po' si può dire bastardina, vabbè, una domanda un po' bastardina, ma hai mai utilizzato un prodotto Zoom per farci un disco? Ah, tutti. Ah, tutti. Ah, ok. Cioè, sia Mendicante che Welcome to the Funkatron sono tutti fatti con la Zoom. Ma Sì, direi,
direi alla Perfetto. grande. E poi naturalmente anche in dischi di altri artisti dove mi chiamano, mi hanno chiamato a suonarci, insomma. Sai, se ti chiamano vuol dire che gli serve o gli Col interessa suono. comunque Sì, il sì, sì. tuo approccio, il tuo timbro, quello che tu puoi portare al brano che stiamo realizzando. E quindi indubbiamente, guarda, c'è un live che si chiama, abbiamo registrato questo live in epoca proprio appena iniziato Covid, ma in realtà si poteva ancora circolare, al Woodhouse Studio, si chiamano Woodhouse Session. Se uno va nel mio canale YouTube di Enrico Ok. Santa Caterina e cerca e se gli piace, E io si non voglio, iscrive anche? non Si chiedo di iscrive? iscrivervi, ma se vi piace No. l'idea mi fa piacere molto se vi iscrivete, io cercherò di mettere anche dei contenuti, cerco sempre di mettere dei contenuti un po', sì, diciamo mirati. Comunque c'è questa session che è registrata, lì la chitarra è la G5 in diretta, quindi con la simulazione di ampli come faccio io di solito e, e quindi vi rendete conto che ed è in un contesto assolutamente live, batteria vera, tastiere eccetera eccetera. Figata. Ma quando registri il suono già finito anche con gli effetti, oppure che cosa togli dal blocco? Riverberi forse? No, allora, se registro in studio, io personalmente, ma per scelta mia, faccio solo il suono asciutto Ok. e gli effetti li metto in ascolto, ma non in registrazione. Ok. Anche modulazioni, qualunque cosa. Tutto. A meno che non siano cose tipo il phaser, per esempio, Ah, ok, certo. alla tipo Van Halen, capito? Per dire quel tipo di Certo. robe lì che devono per forza fanno parte della parte timbro, diciamo. Però la parte effettistica la faccio tutta poi in post-produzione. Altra cosa è, per esempio, in quella Woodhouse Session, lì è stato registrato tutto contemporaneamente, quindi i suoni erano quindi fatti e finiti. Perché? Certo. Perché comunque stavamo suonando in una registrazione di un live, è come se fosse stato un concerto solo che registrato in studio, e di conseguenza i suoni erano già finiti, Ok. quindi con tutta la parte di effettistica, eccetera, eccetera. Bello? Poi dipende molto anche se uso la pedaliera dentro un amplificatore o come per Welcome to the Funkadrom e Mendicante, che sono i due ultimi album miei, dove invece ho usato anche le simulazioni di amplificatori, perché Figata. volevo mettere alla prova le macchine e capire fino a dove sarei riuscito ad arrivare. Ovviamente se non fossi riuscito ad arrivare a un suono adatto a quello che mi interessava, Soddisfacente? avrei cambiato No, ma metodo, perché chiaramente. voi non lo sapete, ma lì praticamente uscendo dallo studio e girando sulla destra, sulla sinistra Enrico ha tutte le sue chitarre, Là in fondo, sì, no, gli là. ampli e l'inferno di roba, tra cui Soldano, eccetera, eccetera. Quindi se usa Paradiso, il paradiso. è il paradiso. Infatti io cercavo cioè l'ultima volta che sono andato a casa sua, cercavo di distrarlo con mio figlio per rubargli un ampli, ma erano troppo grandi e quindi non li ho potuti, non li ho potuti No, levare. vabbè, indubbiamente il fatto di conoscere gli amplificatori veri, le casse, soprattutto gli altoparlanti veri, come reagiscono, come posizionarli dentro all'ambiente di dove li vuoi registrare, perché anche lo spazio dove tu Certo, metti l'amplificatore tanto comporta tanto, importante, fa sì. parte del timbro, no? E tutte quelle cose, se tu sei abituato a sentirle, sei abituato a cercarle, chiaramente le puoi trovare anche dentro le pedaliere, ma a parte non solo dentro quelle di Zoom, voglio dire, questo in generale vale per tutti questi simulatori, diciamo, di amplificatori veri. Anche lì, dove serve l'amplificatore, è meglio usare l'amplificatore perché ti devi rompere le palle a usare la pedaliera. Però Sì. ci sono dei casi in cui certo. invece la pedaliera è perfetta. Per esempio, in tutti i contesti dove si suona con linear monitor, e quindi come fa? è proprio brutto avere degli svarioni di volume per te, ma anche per i tuoi colleghi che gli arriva la chitarra che quando vai in solista vai a 2000. È molto meglio, è molto più giusto, è molto più corretto
consegni sempre al fonico lo stesso tipo di equilibrio di suoni, cioè è proprio meglio, c'è poco da fare, capito? Si può Certo, fare lo sì. stesso, si può fare, metti l'amplificatore con un box Captors, fuori dall'altra bla bla parte, quello bla. che vuoi. Però ci Però deve essere voglio la dire che condizione giusta per poterlo fare. Certo, per certo. ogni situazione di necessità c'è lo strumento adatto a ottenerla nel modo più pratico possibile. E tu sei la dimostrazione di come sei adattato nel corso degli anni, passando da una cosa all'altra, Sì, ma così, poi sai, come io se niente fosse. sono sempre stato attento e interessato alle nuove cose. Non dimentichiamoci che io con Line 6, per esempio, ho un rapporto di vecchissima data perché sono stato quello che ha portato il pod, facevo il dimostratore del pod, è stato la mia primo lavoro di dimostratore, è stato con il pod di Line 6. E ho fatto proprio il corso, quindi io, tra l'altro c'era proprio scritto, io sarei ufficialmente dimostratore di Line 6 come dal punto di vista proprio legale. Legale. Portatore del fagiolo in Italia. Sì, sì. E quindi sì, nel senso che mi piacciono queste cose, non sono mai stato troppo discriminante fra... È certo che l'effetto che fa la mia strato dentro al Fender Bassman che c'è là in fondo, perché Vabbè, vedete che ha il reverb, è quello lì, Sì, questo sì. qui è che ha un reverbero, poi è sempre Fender precedente ancora. E lì è un reato se attacchi qualcosa in mezzo, cioè tu devi, la chitarra ha un buon cavo dentro l'amplificatore, E metti un basta. volume adeguato Adeguato significa e 9? no, 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 già a 3-4 di volume già incomincia a essere orgasmico bellissimo. come effetto che ti fa. E Ragazzi, quindi, sai, grazie. figurati. Grazie per questo pomeriggio veramente molto bello. Ci tenevo veramente a fare questa, diciamo, a parlare un pochettino ma non solo di Zoom in realtà, perché ultimamente c'è, diciamo, il mercato ultimamente è molto frizzante, no? E molto spesso esce una cosa nuova ogni 2 o 3 mesi ed è sempre, oh figo, è uscito il nuovo pedale, questo sì che suona da poco. Poi esce di nuovo l'altra pedale, figata, hanno messo 100 preset, 500 effetti, e poi alla fine c'è uno come Enrico che con delle pedaliere tutto sommato economiche tira fuori delle cose pazzesche. Quindi certe volte, lo so che lo dico contro gli interessi di molti, però certe volte sarebbe meglio spendere qualche soldo in più in conoscenza degli ampli, Ah, sì. delle cose che si usano, sullo studiare, sulla tecnica, sui libri, non sul rincorrere continuamente giorno dopo giorno l'ultimo pedale uscito, perché allora Non ci farà se suonare meglio sicuramente. esatto, cioè nel senso se già sei un Enrico, se già sei uno Scarpato, se già sei un professionista, diciamo che già comunque sei a un certo livello e allora vuoi investire in attrezzatura è sicuramente cosa buonissima investire in attrezzatura e qui non ci piove, no? Se suoni, cioè se sei già una persona che suona, ma se non sei una persona che suona è inutile spendere migliaia di euro in attrezzatura, sicuramente non è quello che ti farà suonare meglio o peggio. Che è mia idea, mia opinione. Sicuramente sì, sono d'accordissimo e vale sempre il discorso che la macchina da sola non suona. Quindi finché il limite sono io, va benissimo anche Zoom, cioè va benissimo anche senza effetti dentro l'amplificatore e basta, capito? Francesco ci dice basterebbe che ci si abituasse ad avere un manuale che è già un buon percorso, pochi lo fanno. Allora, mi sa che la mia cuffia ormai è proprio andata. Ok. E poi Vince che ci dice alla gas non si comanda, Ha ragione. assolutamente Vince, però è meglio associare alla gas anche un po' di studio, ecco. Quindi qui dobbiamo chiamarla PAS, allora, la Esatto. Pedal Acquisition Syndrome. Rude che dice lo Vabbè. facciamo scappare Enrico? Sì, dai, Harry, sei stato grandioso, come sempre, noi lo sapevamo, ma spero Grazie mille. che ti Grazie abbia, Harry, grazie. insomma, anche chi vedrà dopo
la diretta indifferita, insomma lasci qualche commento, ci dica qualcosa su come è andata questa diretta. Vi ricordo di iscrivervi ai canali di Enrico, di Leonardo, il mio. Questa cosa per noi è importantissima e per voi è totalmente gratuita. E noi ci rivediamo fra 15 giorni con un'altra 15, diretta sì. con... Diamo un pochettino aria perché ogni settimana è un po'... Sì. È un po' serrato e poi dobbiamo anche avere spazio per fare anche, cioè, noi facciamo gli unboxing, ma poi dobbiamo fare anche le recensioni dei prodotti e con un ritmo così serrato diventa un po' complicato, anche perché tutti facciamo Abbiamo anche una vita, voglio dire. Esatto. Quindi dicevamo, fra 15 giorni saremo con Pietro Amoretti, chitarrista dei Corvi. Sono ragazzi Mitico. di strada, insomma, non so se ve li ricordate. Guarda, io E poi tra l'altro vi faccio vedere proprio la Ecco. versione Col è nastro rock and per roll. trovarle sul La palco. versione, quella vissuta. Allora, per esempio, adesso non so se riuscite a vederla, ma io ho fatto questa modifica, vedi qui? Sì? Ah, ci hai messo Questo una qui barretta. è una barretta di alluminio. Ah, ok. Perché? Questi tutti Per non oggi- rischiare. Perché loro intelligentemente hanno messo questi bottoni che sono anche pedalabili, cioè si possono gestire anche con i piedi, no? Però io dovendo andare in cerca al volo di schiacciare, essendo sicuro di quello che schiaccio, molto spesso sbagliando toccavo questa cosa e mi andava tutto quanto in fagiolo, per cui non capivo più cosa stavo facendo. Perché tu canti anche quando suoni. Sì, allora ho fatto questa modifica che naturalmente non voglio proporre a Zoom, ma questa è la mia customizzazione, diciamo, personale. Se volete Enrico ve la fa per soli Eccola 500 qua, euro, vedi? scrivetelo No, in privato. No, vabbè, figurati. Questa barretta qui di alluminio, questa qua sotto praticamente. E naturalmente sempre no? Il fluo, quello rosso è per il lead, quello verde è per il crunch normale. E questa è la versione customizzata per farla diventare professionale. Quindi Devo dire quando che voi la quello- comprate normalmente è amatoriale, quando gli fate queste modifiche diventa professionale. Il, Ci sono il i nastro trucchi di verde, esperienza. il nastro verde è color OD1. Un po' sì, esatto. Sì, sì. Ma guarda che non sembra, ma quando devi fare tutto al volo e magari stai cantando e sei in giro per il palco, eccetera, arrivare a schiacciare su quello giusto è abbastanza fondamentale. Va bene. Grazie Sandro, grazie a voi, grazie a voi per essere stati con noi. Scusa Rodolfo, concludi perché ti abbiamo un No, attimo abbiamo stoppato. concluso. Stiamo parlando solamente di Pietro Esatto. Amoretti. Il 18 febbraio parleremo di suoni anni 80, quindi vedremo la filosofia che c'è dietro e come ricreare oggi con la strumentazione digitale che abbiamo in nostro possesso quello che si faceva con i rack e con tutta la roba bella e figa Figo, che anche c'era perché negli anni questo 80. mi ha fatto vedere un paio di cose, ha creato tipo, diciamo su un'applicazione tutte le linee con i cavi attaccati per collegare tutti i vari rack, effetti, cose. Sarà Figo, bellissimo allora. bello. Ci vediamo fra 15 giorni, grazie Enrico. Va bene, ragazzi, Preziosissimo grazie a come voi. sempre. Tutto Ciao a fighissimo tutti. come al solito. Ciao, ciao belli. Grazie Henry, Ciao, grazie a tutti. Ciao Rodolfo. Ciao, ciao. Ciao Leo, ciao a tutti. Ciao.